Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi faremo insieme questo acchiappasogni ad uncinetto. La prima parte del tutorial è per spiegarvi i materiali e quanti ce ne servono, quindi non skippatela, per favore guardate tutto il tutorial. Vi devo dire che sono felicissima del risultato che ho ottenuto. Ero partita con l'idea di fare un acchiappasogni romantico, un po' shabby chic, e credo sinceramente di esserci riuscita, o almeno per il mio gusto è veramente meraviglioso. Però aspetto come sempre di sapere cosa ne pensate voi, quindi scrivetemi un bel messaggio qui sotto il video o regalatemi il vostro like, e se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, anche perché anche questo è un modo per aiutarmi. Basta cliccare il pulsante qui sotto con scritto iscriviti, è tutto gratuito. In questo caso ad uncinetto ho fatto solo la lavorazione centrale e i fiori e queste strisce, tutto il resto sono nastri, pizzi, piume vere, ma se preferite fare questo acchiappasogni tutto ad uncinetto vi potete ispirare ad un acchiappasogni che ho fatto anni fa, un tutorial che ho fatto qualche anno fa, che è questo. In questo caso ho rivestito anche il cerchio ad uncinetto e anche le piume sono fatte ad uncinetto, quindi se volete potete fare le piume e il rivestimento del cerchio in questo modo, e se vi serve vi lascio il link a questo tutorial nella descrizione del video. Per quanto riguarda i materiali, sono tutti materiali della Staffil. Loro hanno tantissimi nastri, nastrini, pizzi, perline, le piume di tutti i tipi, hanno i cerchi e ovviamente hanno i filati. Se volete utilizzare anche voi questi materiali, nella descrizione del video vi lascio tutti i riferimenti dei link del sito e dei vari social della Staffil. Voi potete contattarli e loro vi rimandano al negozio più vicino a casa vostra dove poter acquistare questi materiali, oppure un sito web in cui potete appunto trovarli. Il cerchio che ho usato ha un diametro di 30 cm e per rivestirlo ho usato appunto questo pizzo e ne ho usato circa 1,5 metri, quindi voi potete tagliarne 1,5 metri, 1,70 m e sarà sufficiente per rivestire tutto il cerchio. E poi ovviamente vi servono tutti i pezzi che volete per le cadute, ma questo vedete voi quanto e cosa mettere qui sotto. Per quanto riguarda il filato ho usato il Nilo 3, è 100% cotone egiziano, un filato bellissimo, morbido, con cui in realtà secondo me potremmo fare anche dei bellissimi capi estivi. Sono raccomandati uncinetti da 3 mm e io ho usato un uncinetto da 3 mm. Sono gomitoli da 100 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 270 metri. Il colore che ho usato io è il 151. Per quanto riguarda i fiori potete aggiungerli come no, e questi sono tutorial vecchi che ho fatto, la rosa, e questo è il fiore che ho usato per fare un paio di orecchini. Anche di questi vi lascio i link nella descrizione del video. Se siete principianti non spaventatevi, la lavorazione ad uncinetto non è difficile ed è forse la parte più veloce del lavoro. La parte più divertente ma anche un po' laboriosa è proprio la decorazione. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo un nodino iniziale e lavoriamo 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e richiudiamo in cerchio con un punto bassissimo nella prima catenella. E nel primo giro lavoriamo 20 mezzi punti alti, una catenella solo per l'altezza e 20 mezzi punti alti nel cerchietto. 1, 2, facciamo posto nel cerchio perché ci siano tutti i punti che dobbiamo lavorare. 19, 20 e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo mezzo punto alto.
Nel secondo giro lavoreremo un punto alto doppio preso davanti in ogni punto. Iniziamo lavorando 3 catenelle per l'altezza, 2 volte filo sull'uncinetto, entriamo nel primo punto, prendendo il corpo del mezzo punto alto. Portiamo fuori il filo e lavoriamo il punto alto doppio. E 2 catenelle. E ripetiamo nel prossimo punto entrando da davanti, abbracciamo il corpo del mezzo punto alto e lavoriamo un punto alto doppio e 2 catenelle, e in questo modo lavoriamo tutto il giro. Se siete principianti e non riuscite a lavorare il punto alto doppio preso davanti, potete lavorare semplicemente un punto alto normalmente in ogni punto e poi sempre 2 catenelle tra un punto e l'altro. Due catenelle e chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto alto doppio del giro. Controllate di avere 20 ripetizioni, quindi 20 punti alti doppi, perché in tutti i giri dobbiamo avere 20 ripetizioni. Nel prossimo giro facciamo una catenella e lavoriamo 2 punti bassi in ogni archetto. E questa è la ripetizione. 2 punti bassi in ogni archetto. E alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso. Nel giro 4 lavoriamo un punto alto e il primo lo sostituiamo con 3 catenelle e 3 catenelle. Saltiamo un punto e nel successivo lavoriamo un punto alto. 3 catenelle, saltiamo un punto e questa è la ripetizione. Un punto alto, 3 catenelle, saltiamo un punto e ripetiamo in questo modo per tutto il giro. Ed ora vediamo come inserire le perline se vogliamo inserirle. Vi consiglio di metterle o dove ci sono punti alti doppi o dove ci sono punti alti. In questo caso abbiamo punti alti, quindi una volta filo sull'uncinetto, inseriamo la perlina nell'uncinetto, entriamo nel punto, facciamo una prima catenella, così, e l'uncinetto lo passiamo anche attraverso la perlina. Questa perlina è grande come il punto praticamente e quindi chiudiamo direttamente tutto insieme e abbiamo un punto con la perlina alto come il resto del lavoro e proseguiamo normalmente. Nel caso avessimo una perlina che ha il foro troppo piccolo rispetto all'uncinetto che stiamo usando, semplicemente per inserire la perlina prendiamo un uncinetto più piccolo. In questo caso abbiamo sempre un punto alto, quindi filo sull'uncinetto, inseriamo la perlina, entriamo nel punto, facciamo prima sempre una catenella, così, e questo filo lo portiamo fuori anche dalla perlina. In questo caso, essendo la perlina più piccola del punto, lavoriamo il resto del punto normalmente, chiudendo 2 e poi ancora 2 e riprendiamo l'uncinetto normale. In questo modo inseriamo le perline che vogliamo nella posizione che preferiamo e alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto alto, quindi nella terza catenella. Lavoriamo un punto bassissimo nell'archetto per spostarci e da qui iniziamo il giro 5. Nell'archetto lavoriamo 3 punti alti, sostituiamo il primo con 3 catenelle,
1, 2, 3 e lavoriamo altri 2 punti alti, 2 catenelle, e questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. Nel prossimo archetto 3 punti alti, 2 catenelle, e ripetendo in questo modo completiamo anche tutto questo giro. Nell'ultima ripetizione, anziché lavorare un archetto da 2 catenelle, lavoriamo un mezzo punto alto nel primo punto alto del giro. In questo modo formiamo un archetto grande come 2 catenelle, ma siamo al centro di questo archetto, dove dobbiamo essere per iniziare il prossimo giro. Nel prossimo giro la ripetizione è un punto basso nell'archetto, 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ripetiamo un punto basso nel prossimo archetto, 7 catenelle. Arrivati alla fine del giro, anziché lavorare 7 catenelle, per chiudere il giro lavoriamo 2 catenelle e un punto alto doppio nel primo punto basso del giro. In questo modo, come prima, abbiamo un archetto grande come gli altri, ma siamo al centro dell'archetto. Nel prossimo giro la ripetizione è un punto basso nell'archetto, 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ripetiamo un punto basso nell'archetto o, se preferite, nella catenella centrale dell'archetto e 8 catenelle. E in questo modo lavoriamo tutto questo giro. E alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso, un punto bassissimo nella prima catenella e uno anche nella seconda. E da qui iniziamo il giro 8, che inizia con 2 punti alti chiusi assieme. Sostituiamo il primo punto alto non chiuso con 2 catenelle e ne lavoriamo un altro nell'archetto. Filo sull'uncinetto, entro, chiudo 2 e questi sono 2 punti alti non chiusi e li chiudiamo insieme. 3 punti alti, 1, 2, 3, 5 catenelle, 3 punti alti, 1, 2, 3 e 2 punti alti chiusi assieme. Il primo nell'archetto, il secondo lo lavoriamo nella penultima catenella dell'archetto, questa. E chiudiamo insieme. E questa è la ripetizione che ripetiamo in questo giro. Quindi adesso 2 punti alti chiusi assieme, iniziando il primo nella seconda catenella dell'archetto e l'altro lo lavoriamo nell'archetto e chiudiamo insieme. 3 punti alti, 5 catenelle, 3 punti alti, 2 punti alti chiusi assieme, il primo nell'archetto e il secondo
nella penultima catenella. Se si girano le catenelle raddrizzatele, è questa. E chiudiamo insieme. E ripetiamo questa ripetizione per tutto il giro. Se entrare nelle catenelle, soprattutto nell'ultima qui, la trovate una cosa difficile perché forse siete ancora dei principianti, lavorate pure tutta la ripetizione nell'archetto. Concludiamo il giro lavorando un punto bassissimo nei primi 2 punti alti chiusi assieme. Lavoriamo altri 2 punti bassissimi e da qui iniziamo l'ultimo giro. Lavoriamo 2 punti alti chiusi assieme e come prima sostituiamo il primo con 2 catenelle, lavoriamo il secondo e chiudiamo insieme, 4 punti alti nell'archetto, 1, 2, 3, 4, 2 catenelle e prendiamo il cerchio e lo mettiamo dietro al lavoro e agganciamo con un punto basso, cioè con l'uncinetto passiamo dietro al cerchio, prendiamo il filo e lavoriamo un punto basso, 2 catenelle e ricominciamo a lavorare normalmente, 4 punti alti nell'archetto, 1, 2, 3, 4 e 2 punti alti chiusi assieme tra i primi 2 punti alti sottostanti. E questa è la ripetizione che ripetiamo. Quindi adesso 2 punti alti chiusi assieme tra gli ultimi 2 punti alti, quattro punti alti nell'archetto, 1, 2, 3, 4, 2 catenelle, un punto basso per agganciare il cerchio, due catenelle, quattro punti alti nell'archetto, e 2 punti alti chiusi assieme tra i primi 2 punti alti sottostanti. E ripetendo in questo modo completiamo tutto il giro agganciando il cerchio. Se il vostro lavoro è un po' più piccolo e pensate che non bastino 2 catenelle, lavoratene 3. Al contrario, se il vostro lavoro è un po' più grande, potete lavorare una sola catenella anziché 2, sia prima che dopo il punto basso. Completato il giro, tagliamo il filo un po' lungo e facciamo la chiusura invisibile. Usiamo un ago senza punta, entriamo nel secondo punto alto del giro. Questo è il primo, i 2 punti alti chiusi assieme, nel secondo, in tutto il punto, e retrocediamo al centro del punto da cui esce il filo. Dietro facciamo un nodino e nascondiamo.
Ed ora rivestiamo il cerchio. Io ho deciso di rivestirlo con questo pizzo, voi potete farlo con il materiale che preferite. Lo giriamo intorno e intanto fissiamo l'inizio con ago e filo. E con un po' di pazienza arrotoliamo il nastro intorno al cerchio distribuendo via via le ripetizioni del lavoro. Alla fine tagliamo l'eccesso e fissiamo con ago e filo. Da qui in poi non ci resta che decorare il nostro acchiappasogni. E qui potete usare tutti i pizzi, i nastri, tutto quello che volete. Io ho messo lo stesso pizzo che ho usato per rivestire il cerchio, un raso, ho usato vari tipi di piume e ho fatto delle righe di catenelle e ho messo delle perline. Però qui davvero libero sfogo alla fantasia. Le piume con un ago le ho bucate nella nervatura al centro e col filo ho fatto un po' di giri per fissare il filo che poi ho fissato al cerchio. Per quanto riguarda tutti gli altri nastri, i nastrini sono messi come metteremo le frange, facendo un cappietto e poi passando la parte lunga sul cappietto e poi tiriamo. Super semplice. Per appendere l'acchiappasogni ho fatto una fila di 40 catenelle, le ho chiuse con un punto bassissimo e ho tagliato il filo, e anche in questo caso lo agganciamo come se fosse una frangia. Tiriamo bene e con l'ago nascondiamo le codine. Ho aggiunto questi due fiori che sono due tutorial che ho fatto anni fa, la rosa ad uncinetto e questo è il fiore che ho usato per fare un paio di orecchini. Vi lascio i link a questi tutorial se dovessero servirvi nella descrizione del video. Semplicemente poi ho aggiunto una perlina al centro e li ho cuciti all'anello. Però, come dicevo, possiamo decorare il nostro acchiappasogni come preferiamo. Io vi devo dire che mi piace tantissimo, era da tanto che volevo fare un acchiappasogni con le piume vere, con i nastri. Io ho fatto altri acchiappasogni, trovate un altro tutorial di acchiappasogni nel mio canale, ve lo lascio sempre nella descrizione del video. Quello era completamente ad uncinetto, sia il contorno del cerchio e sia le piume, e se preferite ovviamente potete fare in questo modo. Aspetto di sapere cosa ne pensate e come sempre di vedere tutti i vostri acchiappasogni. Sapete che potete condividere le vostre foto con me taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio tantissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!